Ciao a tutti, oggi ritorno con una ricetta tipica di tante regioni italiane, le fave dei morti. Sono piccoli e morbidi biscottini dal sapore unico e speciale, preparati in occasione delle festività di Ognissanti, a cavallo tra l'1 e il 2 novembre, ma anche per la notte di Halloween. La leggenda vuole che i defunti vengano a visitare il mondo dei vivi, i quali preparano dei dolcetti e da qui appunto ne deriva il nome. Ci sono tantissime ricette, forme, varianti delle fave dei morti, ma l'ingrediente principale è per tutte la mandorla. Aromatizzati con cannella o vanillina, come nel mio caso, scorza di limone e un cucchiaio di grappa o rum o acqua per chi non li gradisse. Iniziamo subito a polverizzare le mandorle all'interno di un mixer o, come nel mio caso, il bimbi. Dovremo ridurre 200 g di mandorle tostate a farina, assieme a 100 g di zucchero. Eccole qui, dopo 10 secondi a velocità 8. Trasferiamo il tutto all'interno di una ciotola, uniamo la bustina di vanillina, sostituibile benissimo con la cannella a piacere, aggiungiamo la scorza di un limone grattugiata, mescoliamo bene e uniamo anche 100 g di farina 00. Continuiamo a mescolare. Sciogliamo 40 g di burro all'interno del microonde e li mettiamo da una parte. Al centro della farina versiamo un uovo intero e un tuorlo e mentre mescoliamo aggiungiamo il burro fuso. Arrivati a questo punto aggiungiamo anche il cucchiaio colmo di grappa o di rum o semplicemente d'acqua, a seconda appunto dei vostri gusti, e continuiamo a mescolare e impastare con le mani fino ad ottenere un composto liscio, morbido ed omogeneo. Eccolo qui, lo faremo riposare per 15 minuti, coperto all'interno del frigo, e nel mentre accendiamo il forno e così lo facciamo preriscaldare. Per formare le nostre fave dei morti avremo bisogno di una bilancina da cucina vicino. Ogni pezzo di impasto dovrà pesare sui 16-18 grammi, in modo tale da farle tutte uguali, e con le dosi che vi ho dato dovrebbero uscirne una trentina. Ogni pezzo di impasto lo lavoreremo in questo modo, così come vi sto mostrando in video, arrotolandolo sulla spianatoia e poi dandogli la forma di un rettangolino gonfio e panciuto. Poi libero spazio alla vostra fantasia per le forme che più vi piacciono. Proseguiamo in questo modo fino a terminarli tutti e nel mentre li adagiamo su un foglio di carta da forno sulla teglia. Eccoli pronti tutti in fila, che carini, verrebbe voglia di mangiarli già così da crudi. Sopra ognuno adagiamo una mandorletta a lamella, ma anche in questo caso si tratta di un passaggio opzionale. Potreste lasciarli semplici o aggiungere anche gocce di cioccolato se le gradite. Li inforniamo a 165 gradi per 14 minuti circa. Che buon profumino hanno rilasciato in tutta la casa. Vi consiglio assolutamente di provarli, non ve ne pentirete. Morbidissimi, si sciolgono in bocca e perfetti da regalare anche ai bambini la notte di Halloween, magari rendendoli un pochino più divertenti, aggiungendo gli occhietti di cioccolato e creando una sorta di fantasmino. Vi ho dato una bella idea? Spero di sì e spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, se li doveste provare, e non solo questi, quindi non solo questa ricetta, mandatemi le vostre foto, le foto dei vostri dolcetti, perché mi fa veramente tantissimo piacere ogni volta ricondividerli.
Guardate quanto risultano soffici al taglio, irresistibili. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!